La mente umana funziona in maniera davvero strana. Proviamo a scoprire dei principi e dei meccanismi per comprendere il modo in cui funziona la nostra mente. Il primo è l'ancoraggio. Noi rimaniamo tutti particolarmente fissati sulla prima parte delle informazioni che sentiamo e non solo per questioni di limitata capacità attentiva. Quindi se dovete dire qualcosa che conta e che volete rimanga con più probabilità in testa all'ascoltatore, ditela all'inizio. Effetto carrozzone, uno degli effetti deleteri del pensiero di gruppo ed è uno dei motivi per cui il brainstorming, le riunioni che vanno tanto di moda nel mondo del lavoro spesso si dimostrano scarsamente produttive. L'effetto carrozzone vuole che la probabilità che una persona adotti un'idea aumenta con l'aumentare delle persone che condividono quell'idea. Principio di conservazione. Noi tendiamo a prestare più attenzione alle informazioni che confermano le idee che abbiamo già e tendiamo a scartare nuovi indizi o prove che non confermino le nostre ipotesi. Ecco perché è così difficile far cambiare idea alle persone. Principio dell'abuso di informazione. Abbiamo la tendenza a cercare più informazioni su un argomento di quante ne avremo bisogno e non è detto che un surplus di informazioni ci aiuti a compiere una scelta migliore, anzi spesso ci fa fare confusione. Soprattutto se questo limite si va a sommare al principio di cui vi parlavo prima, quello di conservazione, il che ci spingerebbe a cercare un sacco di informazioni, tutte coerenti con l'idea che comunque abbiamo già. Poi abbiamo l'effetto dello struzzo. Allora si tratta della nostra tendenza a non voler guardare le informazioni negative che ci possono riguardare. Per esempio, fateci caso, quante volte guardate il vostro estratto conto quando sapete di avere un bel gruzzolo e invece quante volte evitate di guardarlo quando sapete di avere pochi soldi? Appunto quando ne abbiamo pochi controlleremo il nostro conto molto di meno. Questo è l'effetto struzzo. Poi abbiamo il principio dello stereotipo. Ci aspettiamo che un certo gruppo di persone possieda delle qualità o dei difetti senza poi troppo indagare se sia vero o meno, il che si fa per velocizzare il processo di incasellamento e di scelta. Cioè queste persone sono amiche o nemiche. Principio dell'esito. Giudichiamo spesso la validità di una nostra azione in base all'esito che ha avuto piuttosto di considerare le potenziali negatività che può avere solo perché a noi è andata bene. Pensate ad esempio all'andare veloci in macchina, no? Oppure al fatto di non pagare il biglietto sui mezzi pubblici o ancora al gioco d'azzardo. Principio dell'innovazione. Tendiamo a sovrastimare il valore delle cose nuove, soprattutto in campo tecnologico, e l'uso che potremmo fare di esse, cioè la loro utilità. I nostri smartphone sono un ottimo esempio. Quante funzioni utilizziamo di questo smartphone? Hanno un sacco, migliaia di funzioni e noi però alla fine ne utilizziamo sempre le solite. Difetto di percezione. Quello che noi ci aspettiamo di vedere condiziona ciò che in effetti percepiamo. La nostra percezione è dunque selettiva e tende a confermare i nostri preconcetti e le nostre idee. Principio del sopravvissuto. Quando dobbiamo prendere una decisione, soprattutto che ha a che fare con un investimento, un lavoro, un progetto, quello che è, può accadere che si sovrastimino le storie di successo piuttosto che quelle negative, cioè le storie di quelli che ce l'hanno fatta, mentre invece appunto si cerca di non guardare, si evita di indagare quelli che non ce l'hanno fatta e ai quali è andata male. Poi abbiamo il famosissimo effetto placebo. Si tratta di un processo suggestivo per il quale se crediamo che una cosa, spesso ci si riferisce alle sostanze omeopatiche, che appunto se crediamo che una cosa abbia un certo effetto su di noi, ecco che si ottiene quell'effetto, il che c'entra poco poi con la reale efficacia chimica della sostanza. Principio di salienza. Si tratta della tendenza che abbiamo a focalizzarci su caratteristiche ben note di un evento, di una persona, ovviamente scartandone altre. Questo non a caso, ma coerentemente con la vita che facciamo. Insomma, ad esempio pensiamo agli aerei e a quanti temono di morire in un incidente aereo, mentre è assai più probabile che si abbia un incidente automobilistico. Principio di ipersicurezza. Troppe persone hanno una ferma fiducia nelle proprie conoscenze e capacità, il che ovviamente fa loro assumere molti più rischi nel campo nel quale si credono esperti. Principio dell'accessibilità. Noi tutti sovrastimiamo l'importanza delle informazioni che sono accessibili a noi e tendiamo a non sforzarci di cercare informazioni che neghino le nostre idee. Ad esempio, se conosciamo una sola persona che ha vinto una certa somma al gratta e vinci, questo ci convincerà a giocare molto di più al gratta e vinci, sottostimando invece l'esperienza della massa che non ha mai vinto col gioco d'azzardo.
Effetto di recenza. Si tratta della tendenza a dare maggior peso alle nozioni attuali piuttosto che a quelle passate o remote, con il grave rischio di compiere errori di valutazione e soprattutto di reiterare gli errori. Effetto di iperattribuzione. Tendiamo a giudicare positivamente una scelta che abbiamo fatto, anche se questa scelta ha dimostrato di avere dei limiti. Per esempio, vi è mai successo di aver comprato qualcosa e qualcuno subito dopo vi ha fatto notare che avete praticamente buttato via i soldi? Cioè, ci si sente male quando si ha la sensazione che in effetti abbiamo fatto una cretinata a comprare quell'oggetto. Beh, questo principio ci può aiutare a compensare quella delusione, dicendoci che in effetti l'oggetto non è così male, che non ve ne serviva uno migliore, eccetera. Effetto aggregazione. È la tendenza a vedere strutture coerenti e prevedibili dove non ce ne sono, cioè negli eventi casuali. Per esempio, vogliamo parlare di coloro che vendono i numeri all'otto parlando dei numeri ritardatari, quando si sa che è un tipo di estrazione per cui un numero potrebbe ritardare in eterno, non c'è nessuna logica rispetto al ritardo dell'estrazione del numero. Effetto punto cieco. Il fatto che noi stessi non tendiamo a riconoscere i nostri stessi limiti è di per sé un limite della nostra mente, il che ovviamente ci fa notare con più facilità i limiti negli altri e spesso notiamo negli altri proprio quei limiti che noi stessi abbiamo. L'ultimo, principio di certezza. Noi non amiamo le incertezze, piuttosto ci fissiamo su cose certe, anche se questo potrebbe essere controproducente. Rischiamo di meno, ma ovviamente limitiamo le nostre possibilità. Io vi saluto e al prossimo video. Quasi che si vede adesso metteremo le paste, però comunque non... Ma mi sembra... È un libro dignitoso questo? Sì. Ah.